Salve a tutti ragazzi, io sono Roby Rocks e benvenuti nel mio studio. Sto approfittando di questo periodo estivo per fare dei video di discussione sulle varie tematiche, soprattutto quelle più recenti e più importanti. Oggi voglio parlare di Fender contro tutto il mondo. Sappiamo infatti che all'inizio di quest'estate Fender ha cominciato a inviare delle diffide a moltissimi produttori di strumenti musicali, grandi o piccoli. Non mi sono mai espresso in tal senso per un paio di motivi, praticamente perché bisognava prima informarsi bene su quello che sta succedendo e ovviamente farsi un'idea un po' più chiara. Due, perché tra maggio e giugno praticamente YouTube era pieno di video che parlavano di questa roba qua e io, come al solito, vado in direzione contraria e ostinata, quindi ovviamente ho detto no, non faccio nessun video, aspetto più avanti quando è finito un po' tutto il trambusto e così prendo anche un attimo il tempo per capirne un po' meglio. E quindi sostanzialmente la questione è stata questa. Diciamo che Fender ha mandato delle diffide, quindi praticamente delle lettere di cessare la produzione, di ritirare i prodotti che già sono nel mercato a molti brand quali per esempio PRS, FGN, Schecter, Yamaha, Harley Benton, Suhr e via dicendo, che riguardano appunto le chitarre che hanno la forma della Stratocaster, le famose Strato Style. Forte di una sentenza pronunciata dal Tribunale regionale di Düsseldorf in Germania, che appunto conferisce a Fender la paternità della forma del body della Stratocaster. Pertanto, per questo motivo, diciamo, la Stratocaster risulterebbe protetta da diritto d'autore, da copyright, e quindi Fender comincia a mandare lettere e a chiedere, anzi ad avvertire di ritirare gli strumenti già presenti nel mercato europeo e terminare la produzione ovviamente dei nuovi. Ecco, questo è successo praticamente tra maggio e giugno 2026. Ve lo dico, di questa cosa ne abbiamo un po', per così dire, parlato nel mio server Discord. Trovate il link qui sotto in descrizione, vi invito a partecipare se vi va. Io vi dico onestamente, sono sempre stato favorevole a Fender, sono d'accordo con Fender, però ovviamente in linea di massima per quel che riguarda il copyright, per quel che riguarda la protezione, diciamo così, del diritto d'autore. Poi ovviamente, ripeto, non ho mai fatto video, non mi sono mai espresso perché dovevo capire un po' meglio le cose. Quindi questo era maggio. Ad oggi, agosto 2026, diciamo che giustamente informandomi, leggendo articoli e ovviamente dando una letta grosso modo quello che riesco a capire, perché il legalese nemmeno io ci capisco molto, mi sono fatto un po' un'idea un po' più chiara e devo dire che il mio punto di vista non è più così, diciamo, estremo di parte come prima, ma diciamo sta nel mezzo. Come tutte le cose, quando si conoscono le dinamiche, quando si capisce un po' meglio la situazione, si riesce anche a dare un parere più ponderato. Ok, quindi vi dico un po' come la penso io e gradirei che magari anche voi nei commenti qui sotto dite la vostra. Chiaramente, mettiamo i puntini sulle i. C'è un processo in corso, quindi naturalmente io non sono un avvocato, non mi occupo assolutamente di queste tematiche legali, sono un semplice chitarrista, mi diverto a suonare la chitarra, mi piace la Fender, mi piace la PRS, la Gibson e molti altri brand, quindi diciamo che questo video è semplicemente il punto di vista di una persona che non ha competenze in materia, come credo praticamente quasi la maggior parte di noi. Quindi naturalmente saranno i giudici del tribunale poi a concludere questa vicenda. Naturalmente noi semplicemente possiamo farci un'idea, possiamo dare anche noi un'opinione, perché ovviamente non è vietato avere un'opinione, però giustamente per avere un'opinione un po', per così dire, concreta, un po', è sbagliato dire corretta, ma insomma ponderata, è giusto un po' informarsi.
Dunque, praticamente cos'è successo? È successo che all'inizio di quest'anno a Fender è stato praticamente riconosciuto il copyright, la paternità del body, della forma della Stratocaster, cosa che non era mai successa prima e cosa che è successa solamente in Germania. Ma facciamo un attimo un passo indietro, torniamo nel 1954, quando Leo Fender produce e mette nel mercato la Stratocaster, ovvero il successore della famosissima Telecaster. Bene, si preoccupò di, per così dire, brevettare la forma della paletta. Non si preoccupò di brevettare il corpo, non chiedetemi il perché. Non c'ero nel 54, sono nato 30 anni dopo, quindi non lo posso sapere, posso semplicemente immaginare che probabilmente nel 1954 c'erano altre meccaniche, altre cose che muovevano il mercato, non c'era la globalizzazione come la troviamo oggi, che disegni un qualcosa, produci un qualcosa e in tempo zero dall'altra parte del globo, soprattutto in ambito asiatico, te lo copiano. Non era così, era diverso. La produzione era naturalmente molto, come numeri, molto inferiore rispetto ad oggi. Naturalmente bisognava aspettare anche mesi per poter mettere le mani su una Stratocaster. Chiedete a Hank Marvin degli Shadow, che fu il primo in Europa ad averne una e aspettò per mesi prima di averla. Quindi diciamo che probabilmente a quel tempo non si pensava. Poi sappiamo che negli anni 70, dopo il 75, la Fender fu venduta alla CBS, anni purtroppo tristi, perché per massimizzare gli introiti utilizzavano ovviamente materiali un po' più scarsi, la produzione non era più eccelsa come una volta e quindi magari in quel periodo penso che il primo problema era risollevare praticamente Fender da il casino che aveva combinato la CBS. E insomma, ragazzi, fan presto passare 10, 20, 30, 40 anni e questa forma di questo corpo non è mai stata registrata, non è mai stata depositata, non c'è un marchio registrato sul corpo. Quindi possono essere vari motivi, non l'hanno mai fatto. La Stratocaster è del 54, oggi siamo nel 2026, sono passati esattamente 72 anni. Chiaramente una persona, e anch'io, viene a dire: a cosa vuoi venire a pretendere dopo 72 anni? E infatti molti dei commenti che ho letto in giro, molti dei video che ho letto fanno leva proprio su questo. Dopo 70 anni ti svegli alla mattina, la Strato è mia, grazie al cazzo, cioè ovviamente è così, no? Però comunque lo sappiamo tutti, la forma della Stratocaster è di Fender, non hanno bisogno di brevettarlo, non hanno bisogno di registrarlo, perché si sa. Ecco, arriviamo nel 2026 quando praticamente c'è un'azienda che produce delle praticamente repliche delle Stratocaster uno a uno, identiche, perfette, uguali. Capisco che magari naturalmente ci possa essere la PRS Silver Sky che ha il body un po' diverso, la Shure che hanno la paletta un po' diversa, cioè qualche differenza minima lo troviamo qui e là. Sti qua cinesi hanno praticamente copiato pari la Strato e la vendevano ad un prezzo veramente ridicolo su AliExpress. Poi riguardo alla qualità c'è tutto dire, io non l'ho provata e quindi non lo posso sapere, però il fatto è che l'hanno copiata uno a uno. Chiaramente a Fender li sono girati i cosiddetti zebedei e il tribunale regionale di Düsseldorf in Germania ha praticamente dato ragione a Fender. Ma c'è una cosa importante da dire. Quando fu fatto praticamente il processo, l'azienda, quella che aveva copiato, quindi l'azienda cinese, non si presentò in aula e secondo
le leggi, secondo il regolamento tedesco, se una delle due parti manco si presenta, ovviamente il giudice che fa? E il giudice naturalmente la dà vinta, dà ragione alla parte che si è presentata, quindi in questo caso a Fender. Ma ovviamente questa non è una vittoria diciamo così al 100%, è un po' praticamente vinta a tavolino, non ti sei nemmeno presentato, l'abbiamo vinta a lei, ma può tutto essere ripreso in mano, capito? Quindi già qua è una vittoria, sì, ma è una mezza vittoria. Ecco, forte di questa sentenza, che ovviamente obbligava l'azienda che aveva fatto il plagio, perché si parla di plagio a un certo punto, praticamente Fender cominciò a mandare lettere anche a tutti gli altri produttori che fanno chitarre simil Strat o S-Style, quindi in stile Stratocaster. Mi viene in mente PRS, FGN, Schecter, Shure, Yamaha, Harley Benton, ed ecco che qua cominciano un po' a rompere i coglioni a un altro tedesco, no? Vabbè, comunque, ecco. Quindi adesso ci arrivo, e praticamente comincia a mandare lettere, ma non solo, adesso io vi ho detto dei nomi molto importanti, molto famosi, che ovviamente sono a livello industriale e commerciale diffusissimi, ma ha mandato stesse lettere di diffide anche a produttori più piccoli, ad artigiani che ovviamente anche loro fanno la loro versione della Stratocaster. Ecco, praticamente che cosa succede? Fender chiede a tutti questi di ritirare gli strumenti in stile Fender presenti nel mercato e distruggerli e terminare la produzione di quelli nuovi, altrimenti ci sarà una sanzione che può arrivare fino a $250.000 o euro per ogni elemento, quindi ovviamente cose fuori di testa. Ok, naturalmente facciamo un po' un passo nel futuro. Come andrà a finire? Andrà a finire che rimarrà tutto quanto come adesso, nessuno ritira niente, nessuno distrugge niente, perché poi sappiamo come che la va, tanto cancan, tanto casino, poi alla fine non succede niente, ma perché un tribunale, dei giudici ci stanno lavorando. Ecco, ma attenzione, perché questo? Perché sta cosa qua della Fender che manda diffide a destra e a sinistra l'ha fatto ancora in passato, non è una novità, non è che si sono svegliati nel 2026 e hanno cominciato a mandare lettere per chi gli copia il prodotto. Sta cosa qua l'hanno sempre fatta e l'hanno sempre persa, ok? Cioè, hanno avuto in passato anche altri processi, altre cause in corso in cui loro chiedevano ovviamente di farsi valere appunto per il fatto di essere i proprietari, i padroni, nonché gli inventori di quel determinato disegno. Può essere la Telecaster, può essere la Jaguar, la Mustang, la Strato, il Precision Bass, il Jazzmaster, cioè praticamente qualsiasi cosa che tu hai inventato puoi registrarlo, no? Ecco, e li hanno sempre perse, quindi perderanno anche questa. Però perché è così importante questa volta rispetto alle altre? Perché quando un colosso come Fender si muove, Fender lo sa che perderà, però quando si muove Fender e comincia a mandarti le lettere degli avvocati a te che sei un artigiano o magari un'azienda che produce, ma produce ovviamente in numeri e ovviamente in dimensioni molto più contenute di un colosso mondiale come Fender, ovviamente non hai le possibilità, non hai i soldi e il tempo per poter ovviamente portare avanti una causa in difesa di Fender. Cioè ovviamente Fender probabilmente lo sanno già che perderanno la causa, però intanto ti chiamano in tribunale, intanto ti chiedono di presenziare lì quando ci svolgerà il processo. Non hai le possibilità, non hai le capacità, non hai effettivamente i soldi per poter permetterti una cosa del genere. E quindi cosa succede? Succede che questa cosa, anche solamente mandando una lettera, può decretare la morte e la chiusura di aziende piccoline, chiaramente, non di certo Yamaha, che è un altro grande colosso, non di certo
che ne so, PRS, sebbene sia piccola, ok? Ma tutti gli altri più piccolini. Ecco, praticamente è questo un po' l'inghippo, che ovviamente Fender è un colosso, e anche se perde, quando si muove è come un elefante in cristalleria, cioè quando si muove distrugge cose. E la stessa cosa dicasi anche per Gibson. È questo che ha destato un po' il malumore e anche la preoccupazione di molti. E da tutto questo si è sollevato Hans Thomann, il titolare, fondatore, proprietario di Thomann. Thomann è un negozietto molto piccolo, praticamente è il negozio più grande d'Europa per quanto riguarda strumenti musicali, ha un giro di soldi da fa spavento e ha le dimensioni per far fronte a Fender. E infatti Thomann in tutto questo ha un ruolo molto importante. Attenzione, Thomann non è Robin Hood della situazione. Thomann non è uno che va a difendere i piccolini, ok? Thomann non è San Francesco, ce n'è stato uno di San Francesco, basta. Se si muove Thomann lo fa per i soldi, come anche Fender. Ragazzi, qua in Veneto, non so da voi, ma qua in Veneto c'è un detto: neanche al can muove la coda per niente, vuol dire che nemmeno il cane sbatte la coda per niente. Ok, se Thomann si muove vuol dire che c'è qualcosa che devo dire che gli hanno toccato il portafoglio. È così, è terra, bisogna essere onesti. Thomann è proprietario di un brand molto importante e anche molto apprezzato che si chiama Harley Benton. Harley Benton fa di tutto, dai pedalini alle pedaliere, agli amplificatori, i plettri, le tracolle, le aste, i microfoni, e fa anche chitarre. Fa chitarre repliche di Les Paul, SG, Telecaster, Stratocaster, PRS. Fa veramente di tutto a livello ovviamente molto economico, abbatte moltissimo i prezzi e quindi permette anche alle persone che ovviamente hanno meno disponibilità economica di poter comunque avere in mano una chitarra in stile Strato. Non sarà una Fender, d'accordo, però almeno è suonabilissima, suonano da Dio. Poi si sa, piccola parentesi, Harley Benton non ha una fabbrica. Harley Benton è un nome che ovviamente dà incarico a aziende come ad esempio la Cort a produrre gli strumenti con marchio Harley Benton, quindi non ci sono le fabbriche Harley Benton. Il punto è che se vai a toccare Harley Benton vai a scombinare ulteriormente anche altri che stanno al di sotto, capito? Praticamente Thomann cerca di proteggere quindi la sua creatura, il suo brand, perché Harley Benton è un brand che possiamo acquistare solo da Thomann, non lo troviamo negli altri negozi, lo troviamo solo lì. E quindi ecco che Thomann si è praticamente fatto avanti in difesa sicuramente del suo brand, ma se vincerà la causa contro Fender, ovviamente ne gioveranno tutti. Anche Sur, anche molti altri, non voglio far nomi perché non è carino, molti altri produttori anche italiani che fanno chitarre artigianali in stile Strato, ok? Quindi per fortuna che c'è uno che ha le spalle larghe come Fender che ovviamente si scontra. Ok, abbiamo chiaro la situazione, ok? Fender praticamente si fa forza del fatto che dice: la Stratocaster l'ho inventata io, tu stai utilizzando il disegno, la forma che ho inventato io, distruggi le robe che stai costruendo. E potrebbe aver ragione, ci arriviamo. Io gli ho sempre dato ragione a Fender fino ad oggi, ok? Poi naturalmente ragiono, non sono un fossile, cambio idea, elaboro. Dall'altro canto abbiamo Thomann che invece dice: no, un attimo, io sì che faccio le chitarre in forma di Strato, ci mancherebbe, non lo posso negare, ma sono passati 72 anni, non sono l'unico, lo fanno tutti, ma per di più, e qua fa una leva molto importante, quella forma lì è una forma ergonomica pensata perché permette al chitarrista di suonare meglio. Quel corno fatto così serve per portare la tracolla più avanti, quindi spostare il baricentro in modo che la chitarra sia bilanciata. Tutte le forme della Stratocaster, il corno sotto che sta un po' più indietro, è tutto pensato perché la chitarra in quella maniera lì è bilanciata ed è agevole da
suonare. Quindi Thomann fa leva sul fatto non tanto ti copio la chitarra perché va di moda, ma uso quella forma lì perché è funzionale, perché quella forma lì permette di suonare bene, di suonare meglio, e la chitarra è bilanciata. Se facessi una forma diversa, più lunga o più corta, la chitarra diverrebbe sbilanciata e sarebbe praticamente andare al contrario dell'evoluzione. Si cerca di evolvere, si cerca di migliorare i prodotti, anche le chitarre. Quindi per quale motivo devo privarmi di questa forma che effettivamente, grande Leo Fender, l'ha fatta praticamente perfetta, per 72 anni non è mai cambiata, è sempre quella, perché funziona, quindi io la uso perché è funzionale. Ok, quindi si scontra il fatto, ok, Fender che dice no, la forma l'ho inventata io, è roba mia e tu me la stai copiando. Dall'altra parte c'è Thomann che, per proteggere il suo brand e di conseguenza anche tutti gli altri, dice sì, la forma è tua, ma sono passati talmente tanti anni, si è diffusa talmente tanto che quella chitarra lì ovviamente ed è stata anche apprezzata proprio perché è funzionale, perché è ergonomica, perché è bilanciata, che la si usa per quello. Quindi si scontrano queste due realtà e qui arriva appunto l'opinione e qui si ferma il tutto. Perché? Perché il processo è ancora in corso. Ok, allora facciamo un attimo un paio di considerazioni. Intanto, se la sentenza è stata data da Düsseldorf, dal tribunale di Düsseldorf che è in Germania, io che sono in Italia, che cacchio me ne frega? In Germania, poverini, resteranno senza strato. No, perché purtroppo, o per fortuna, in Europa abbiamo delle regole ben precise. Se viene ovviamente sancita, se viene ovviamente decretato questa sentenza che riguarda il copyright, che riguarda il diritto d'autore, viene applicato su tutti i paesi dell'Unione Europea. È così che funziona. Il punto è che Fender, con una sentenza fatta in Germania, quella sentenza lì vale in Italia, vale in Francia, vale in Germania, vale non in Svizzera e non vale nemmeno in Inghilterra, perché non fanno parte dell'Unione Europea. E infatti le lettere le ha mandati ai prodotti che vengono commercializzati in Europa, non negli Stati Uniti, non in Oceania, in Australia, in Europa. Ok? Poi naturalmente se Fender vincerà la seconda causa, probabilmente si farà ancora più forte e probabilmente solleverà la stessa causa anche negli altri paesi, sicuramente, ma io personalmente credo che non succederà mai. Quindi questo è il motivo perché si destabilizza tutto. Chiaro? Ecco, c'è da dire una cosa però, no? Sta forma di sta Stratocaster, tanti anni sono passati, è sempre rimasta uguale, vuol dire che funziona ed è stata copiata da tutti. Ma guardate che la forma della Strato è diventata una icona, e attenzione, quando si parla di icone il discorso dei brevetti comincia a vacillare. Guardate che leggevo, per esempio, ho letto vari articoli su Accordo, su Music Off, alcuni articoli ho letti su Sweetwater, quindi oltreoceano, leggo di qua e di là e effettivamente mi ha fatto pensare, mi pare che sia stato su Accordo, in cui praticamente nell'articolo diceva che sono pochi quei prodotti che diventano iconici, e uno di questi è per esempio la moka che si usa per fare il caffè, che fu, se non sbaglio, inventata da Bialetti, però la fanno tutti. E quindi cosa dovrebbe fare il signor Bialetti? Mandar di fidi a tutti? Ma è diventata una roba talmente d'uso comune, funzionale, perché ragazzi, a me il caffè alla napoletana non mi piace. Il caffè espresso, cavolo, ti danno una campionatura tanto così che ne devo bere tre cialde per bere un caffè, come dico io. A me piace il caffè con la moka, non sto lì a guardare se è Bialetti o se è che ne so, l'Agostina. Ok, è una moka, è diventata un'icona e funziona in quel sistema lì, e solo lei funziona così. Ma pensiamo per esempio anche alla pentola a pressione, mi viene in mente, qualcuno l'avrà pure inventata, eppure ce ne sono di mille marchi. Pensiamo al mouse, ok? Il mouse
Fra l'altro, il mouse si dice che è stato inventato dalla Apple. Falso, il mouse era un prodotto che stava giù nei magazzini dell'IBM. Il buon vecchio Steve Jobs si fece un giro per i magazzini, trovò questo qua che sembrava un topo, perché così con la coda, e quelli degli IBM gli hanno detto: se lo vuoi te lo vendiamo, non so, per una lanciata di dollari, tanto è solamente un gioco, perché al tempo non c'erano i sistemi operativi a finestre grafiche, c'era ad esempio il DOS, quindi era tutto scritto, e lui naturalmente da quel coso lì ne ha creato un sistema operativo a finestre, grafico, punta e clicca. Il mouse però lo troviamo fatto da Logitech, da Trust, da Microsoft, dalla Apple. Cioè sì, l'ha inventato uno, ma è diventata una roba che praticamente, come fate a usare un computer senza il mouse? Capito? Ecco, ci sono quei prodotti che sono diventati delle icone, ed è impossibile, giunti a un certo punto, che il originario inventore salti fuori con delle pretese. Casomai doveva averlo fatto a suo tempo. Infatti secondo me è quello un po' il problema di Fender: dovevi averlo fatto prima. Lo aveva fatto anche prima, come vi dicevo, è già successo in passato che aveva già provato perdendo, ma non è la sola, ragazzi. Anche Gibson aveva fatto le stesse identiche cose. C'era un processo che è andato avanti per un casino di tempo contro Dean, che è un'altra famosa azienda che produce chitarre, e praticamente la Gibson perse comunque diciamo così, la potestà delle chitarre della serie ES, famosissime chitarre, no? Sono la classica forma così. Gibson pretendeva, come esattamente sta facendo Fender, di dire: no, quella forma fatta così, andatevi a vedere, scrivete Gibson ES, ce ne sono di tanti tipi, di tanti colori, ma la forma è quella. Cioè, come fai a brevettare quella forma lì? È come se volessi brevettare la forma di una chitarra classica. Cavolo, capito? Stessa cosa la Fender. La Stratocaster nel corso degli anni è stata, come la Mocha, come il mouse, è stata copiata, veramente copiata da tutti. Fra l'altro non c'è nessun'altra chitarra che sia stata così largamente copiata o comunque presa come riferimento. Se prendete un bambino, ok, piccolo, adesso io ho mio figlio che è troppo piccolo, ma se prendo mio nipote che ha 4 anni e gli dico di disegnarmi una chitarra elettrica, lui disegna come può, ma disegna la forma di una Strato. La forma della Strato, che ci piacciono la Strato, ma quella forma lì è diventata l'icona di chitarra elettrica. Andate su WhatsApp, mandate l'emoji della chitarra elettrica, vi esce la Stratocaster rossa col battipenna bianco. Capito? Cioè è diventata un'icona, è una cosa che ora, dopo 72 anni, non puoi più far rivalerti, ok? Ecco, quindi io credo che ad un certo punto Fender proprio per questo perderà. Naturalmente c'è una cosa da dire, perché ci sono due cose che spesso si fa confusione, no? Il trademark e il copyright. Il trademark è il marchio registrato, cosa che non ha mai fatto Fender. Fender non ha mai registrato la forma del body, semplicemente sulla paletta c'è scrivono Original Contour Body, quindi il contorno originale Fender, ma non l'hai mai registrato, è solo scritto sulla paletta, ok? Quindi il trademark è quello, marchio registrato, posso registrare varie cose, ok? Invece il copyright è un'altra cosa, quello invece è il diritto d'autore. Ecco, Fender, o meno il tribunale di Düsseldorf, non ha sentenziato che Fender ha praticamente un trademark, ha un marchio registrato, il body non è registrato, ha semplicemente fatto valere il copyright, il diritto d'autore. Che differenza c'è? Allora, il trademark, quindi il marchio registrato, vuol dire che io invento qualcosa, costruisco qualcosa e deposito, ok, o il brevetto, insomma registro questo, può essere un logo, può essere un disegno, può essere appunto la forma di una chitarra, è un marchio registrato.
Invece il copyright è il diritto d'autore. Il diritto d'autore nasce nel momento in cui io creo l'opera, non devo andare a registrarlo da nessuna parte. Potremmo fare un video su questo, soprattutto per esempio per voi che magari chi di voi registra brani, registra canzoni anche in casa. Non abbiamo l'obbligo di registrarci alla SIAE, ok? Non abbiamo l'obbligo di farlo. Cioè, il diritto d'autore nasce nel momento in cui io registro il brano, nel momento in cui io ho creato l'opera. Certo, perché mi registro alla SIAE? Perché io deposito i miei brani alla SIAE? Perché la SIAE tutela le mie opere. Se qualcuno copia, la SIAE salta in punta dei piedi, è per quello. Ma il copyright, il diritto d'autore, nasce nel momento in cui io faccio il quadro, disegno il quadro, faccio la scultura, faccio la musica, creo una chitarra, ho creato un'opera. Ecco, il punto è che Fender fa ovviamente forza su questo. Quella forma fatta così dell'astratto è un'opera. Può essere un'opera d'arte, può essere un'opera da merda, ma è un'opera nata, partorita dalla mente di una persona. C'è stato l'ingegno di una persona che ha pensato, ci ha messo le mani e ha prodotto questo. C'è un diritto d'autore ed è innegabile che è di Fender, cioè non ha bisogno di depositarlo, capito? Il disegno, perché ovviamente si sa che l'ha fatto lei, e quello è il punto. Fender si avvale sul fatto che quella forma lì è una forma estetica, è arte, è appunto semplicemente estetica, mentre Thomann fa forza sul fatto che no, non è solo estetica, quella forma lì è funzionale, perché la chitarra è bilanciata, perché è ergonomica e tutto quello che abbiamo detto prima. E qui attenzione, e qua c'è un po' il gioco: se una forma tipo quella del mouse, ok, è funzionale, cioè il mouse deve essere fatto così, perché cavolo, non è che può essere fatto con là, cioè deve essere fatto così. Come faccio a metterci la mano? Non puoi fare pretese, fare richieste, perché significa praticamente mettere, soffocare il progresso, soffocare l'evoluzione. La moka, chi l'ha inventata, non so se era Bialetti di nuovo, non mi ricordo, ma supponiamo sia lui, chiunque esso sia che l'abbia inventata, è così che funziona, no? Il vapore va giù, l'acqua calda va in su, cioè non posso fare altrimenti, è funzionale, è così perché serve che sia così, non può essere fatta in altro modo, capito? Quindi nel momento che una cosa è così perché serve che sia così per svariati motivi, non puoi avanzare richieste, non la puoi brevettare, non puoi avvalerti del copyright o del trademark. Ecco, Thomann fa forza su questo. Questa è un po' la situazione, e io cosa penso? Io, come vi dicevo, credo che la verità sta un po' nel mezzo. Nel senso, io penso che sostanzialmente Fender ha ragione dal punto suo di voler proteggere la propria creatura, no? Lasciamo perdere adesso magari se destabilizza il mercato o no, però a voi non vi romperebbe i coglioni che inventate qualcosa e poi gli altri la copiano? Io creo preset per chitarra, ok? Mi romperebbe le balle che qualcuno prenda i miei preset, ci cambia il nome e poi li rivende come fossero i suoi, perché è così che fanno altri, ok? Magari qualcuno di voi crea dei brani, crea delle canzoni e poi succede che magari qualcuno le copia e le rivende come tali. È la stessa identica cosa, si parla di copyright, si parla di diritto d'autore. A me personalmente, se io invento qualcosa, se io produco qualcosa, quindi ci ho messo anima, corpo, ho speso tempo, energie e poi qualcuno me la copia, partono sberle, cioè, capito? Cioè, capisco, per questo dico che capisco Fender, perché ha tutto il diritto di tutelarsi. Sarebbe sciocco se non lo facesse. Cioè, ok, ecco, ripeto, ha aspettato 72 anni, cazzarola, quello sì, però comunque come azienda ha tutto il diritto di farlo, ok? D'altro canto però anche Thomann, diciamo che anche lui, e ovviamente Thomann si mette davanti e dietro ovviamente tutta la schiera di artigiani, produttori e quant'altro, anche loro hanno il diritto di far valere le proprie posizioni, perché effettivamente è vero, la Stratocaster non è solamente estetica,
può essere bella o può essere brutta, lì è praticamente un fattore completamente soggettivo, c'è chi piace e chi no. Però sappiamo tutti ad esempio che una Gibson SG va giù, ok? La Stratocaster no, resta in bolla perfetta, è costruita in quel sistema lì proprio perché la chitarra è bilanciata, ha quei fianchi fatti in modo che quando la appoggio al corpo si appoggia bene. Anche il corno sotto a cosa serve? Ma quando mi metto seduto e me l'appoggio qui, resta su, cioè ha delle forme pensate proprio perché così permette al chitarrista di suonare bene. Privare il mondo di quel disegno, di quella forma lì, vuol dire fare un salto indietro di 70 anni, tornare indietro, capito? Quindi anche Thomann ha il suo diritto, ok? Quindi Fender ha i suoi diritti e ha ragione, Thomann ha diritto e ha ragione nel proteggere tutti gli altri, e invece criticità, di nuovo Fender, come ho detto, hai aspettato 72 anni, non puoi più adesso andare a pretendere, ma anche se fossero passati solamente 5 o 10 anni, effettivamente il tuo strumento è diventato un'icona. Dovresti, secondo me, essere contento di questo, perché tu, Fender, hai creato uno strumento che è di ispirazione agli altri. Non hai bisogno di brevettarlo, non hai bisogno di copyright o altro, perché la gente sa che l'originale è Fender. E io l'ho sempre detto tante volte e sono ancora convinto. Ho avuto Schecter, JBL, ho avuto la PRS Silver Sky, ho provato le Yamaha, le ho provate praticamente, non dico tutte, ma tantissime. Se vuoi il suono Fender Stratocaster devi prenderti una Fender, fine. Le Shure costano di più ma non hanno il suono Strato. Le PRS Silver Sky non le SE. Io e il mio amico abbiamo suonato quella americana da 5.000 euro, bella, ma non ha il suono Strato. Se tu vuoi il suono Strato un po' impreciso, con quelle caratteristiche lì, devi prenderti Fender. Su sta cosa io l'ho sempre detto, io sono ancora convinto di questo. Quindi io sì, ho avuto Music Man, ho avuto la Yamaha, la Schecter, la SP, LTD, la Yamaha, qual era? La Pacifica, ne ho avute simil Strato, ma alla fine sono tornato sempre su Fender. A me piace quella, quindi secondo me gli hanno fatto una vagonata di pubblicità. È un po' come la storia di Microsoft. Microsoft di Bill Gates è diventato famoso e si è diffuso in tutto il mondo grazie agli hacker, perché gli hanno hackerato il Windows, l'allora 3.1, e l'hanno diffuso dappertutto. Cavolo, Bill Gates adesso non è più CEO di niente, ma comunque Microsoft deve ringraziare gli hacker perché gli hanno permesso di diffondere il loro sistema operativo. Ok, per vie traverse non legali, ma ne hanno giovato, ok? Stessa cosa, Fender, ok, lo sappiamo tutti che la Stratocaster è Fender, e alla fine a chi ama veramente quel brand lì tornerà sempre a Fender. Magari c'è chi di noi che ha 1000 chitarre, ma se ami la Strato, se ami la Fender, poi alla fine torni lì, o comunque una Fender ce l'hai, te la tieni, capito? Cioè, non credo che la Fender vada in crisi, quindi per questi motivi, per il discorso che il suo disegno è diventato un'icona, per il discorso che effettivamente sì, è funzionale, per il discorso che sono passati tutti quegli anni lì, Fender non vincerà sicuramente. E Thomann anche lì, non Thomann in sé, ma comunque tutti i brand che producono questo, diciamo che giocarsela sul gioco della funzionalità e dell'ergonomicità fa un po' ridere, dai, cioè sì, lo sappiamo, però vuoi dirmi che non puoi inventarti una forma leggermente diversa che non sia proprio uguale? Vuoi dirmi che la Fender Stratocaster è una chitarra bilanciata e ergonomica, tutte le altre nel cesso, tutte le altre fanno cagare, tutte le altre sono sbilanciate, tutte le altre sono insuonabili? Ma dai, cioè, anche lì mi fanno ridere, quindi capite? Cioè, è un po' il gioco dei ricconi, diciamo così, quindi anche dal punto di vista di Thomann e ovviamente Harley Benton e tutto il resto è un po' tirato per i capelli. Hanno scelto di prendere questa via perché sarà quella che effettivamente gli darà ragione, però voglio dire, sì, è bilanciata e tutto, ma non è l'unica forma possibile per una chitarra, cioè, capito? Ecco, fra l'altro pensiamo anche una cosa: le Fender
che ovviamente quando lasciò Fender poi fondò mi pare sempre insieme al suo amico Fullerton la famosa Music Man che fu fondata sempre da Leo Fender. Però guardate, fateci caso, l'inventore, il creatore, il papà della Stratocaster lascia l'azienda Fender, ne crea un'altra, la chiama Music Man, comincia a creare chitarre che di fatto, se le guardiamo, la Luke, la Silhouette, sono simili alla Strato, ma non sono uguali. Hanno il corpo un po' più schiacciato, un po' più bombato, i corni non sono identici, cioè l'ha ovviamente costruita e disegnata sì con le stesse funzionalità, quindi con la stessa bilanciatura, con la stessa ergonomicità, ma diversa da una Strato. Se ti prendi in mano una Music Man Luke o una Silhouette, ad esempio, vedi che non sono una Strato, cioè il disegno è circa quello, ma non è una Strato. Quindi è interessante vedere come il fondatore di Fender, l'inventore della Strato, fondò un'altra azienda, si mise a fare delle simil Strat, che però se ne è guardato bene di non farla uguale, lui che l'ha inventata la Strato, capito? Quindi questo cosa voglio dire? Che dopo tutta sta casino, dopo tutte ste idee, dopo tutte ste cose che si sono dette, io credo fondamentalmente quello che ho detto un attimo fa. Fender perderà ovviamente la causa e non cambierà niente, tutti quanti continueranno a produrre le chitarre come hanno sempre prodotto, non verrà distrutto niente e via così, per i motivi che abbiamo già detto, tempi troppo lunghi, icona e funzionalità. D'altro canto però sta cosa qua mi fa anche un po' riflettere su una cosa che ho detto tante volte, no? E che dovrebbe essere anche un po', secondo me, e lo spero, un motivo, una maniera di spronare chi produce chitarre che non siano Fender. Ma fare un disegno un po' diverso, no? Non siete stanchi di fare sempre la solita cazzo di Stratocaster? Cioè, voglio dire, no, immaginatevi, no? Adesso non faccio nomi, perché potrebbe essere di quelli famosi, ma potrebbero essere anche produttori locali o artigiani. Cioè, state producendo chitarre e vendete sul progetto fatto di qualcun altro. Cioè, ripeto, equivale a dire guadagno sul lavoro fatto da un altro. Il discorso è quello, quindi va bene che è un'icona, va bene che è funzionale, va ben tutto, ma possibile che siamo ancora fermi lì? Possibile che non è la capacità di creare un disegno un po' diverso, qualcosa di nuovo? Non deve per forza essere qualcosa di futuristico, innovativo, perché alla fine la chitarra segue della fisica newtoniana, cioè è quello il discorso: bilanciamento di pesi, trazioni e tensioni, quindi non è che possiamo spostarci molto da lì, a meno che non facciamo cose folli come alcune chitarre delle BC Rich o le Gibson Flying V, però comunque si può fare le cose anche un po' più normali, un po' più pensate, ma per forza le devo fare uguali, identiche alla Strato? Guardate che ci sono molte chitarre, non voglio far nomi, molte le conoscete anche voi, famose, americane, fate anche alcune in Asia, alcune qua in Italia, altre in Germania, ma le dobbiamo fare per forza uguali? Cioè, è quello che dico, cioè, dal punto di vista anche qua, ma è un po' anche come dire, non dico l'orgoglio, ma insomma il fatto di dire cavolo, sono un produttore, faccio delle chitarre, ma faccio delle chitarre che non siano per forza uguali alle altre. La prima, fra l'altro, che mi viene in mente è proprio PRS, che negli anni 80 cominciò a produrre le loro Custom 24, Custom 22, che praticamente non erano né Gibson Les Paul, non erano né Telecaster, non erano né Strato, ha un disegno tutto suo. Poi si sono fregati negli ultimi anni che si sono messi a fare ovviamente la loro Strato, che sarebbe praticamente la Silver Sky, ma se no togliamo quella, forse la Fiore mi pare che si chiami, però naturalmente le PRS sono sempre state Custom 24 o Custom 22, quindi capito? Cioè, quindi secondo me tutta sta roba qua la vedo così. Fender fa bene a tutelarsi, anche se sappiamo che per quei motivi che abbiamo detto naturalmente perderà la causa, per fortuna, perché se no succederebbe un casino. Però è giusto anche che abbia messo pepe al culo a tutti ovviamente gli altri produttori. Inventate, fate qualcosa di vostro. Quando Leo Fender disegnò la Stratocaster non la copiò da nessuna parte, la inventò, uscì da qua, è quello il bello, capito? Quindi
secondo me tutta sta diatriba sia praticamente una maniera per spronare tutti quanti quelli che producono chitarre a fare qualcosa di diverso. L'ho detto tante volte, a me dispiace, non sono più andato al Guitar Show già da anni, perché vedo sempre le stesse cose, e mi riferisco alle chitarre, non al digitale, ai pedalini, anche là, però sempre le solite repliche delle tele, repliche delle Strato, ma qualcosa di diverso ogni tanto c'è, capito? Ecco, quindi io lo vedo un po' così, quindi diciamo che il mio punto è: non sto né di qua, non sto né di là, non sono un giudice, non spetta a me giudicare, mi sono fatto un'idea che è quella che vi ho appena esposto. Spero comunque che tutta questa cosa qua vada come vada, serva per spronare appunto il mercato a creare qualcosa di nuovo, perché dopo 72 anni forse siamo anche un po' stufi di tutte ste copie di Strato, no? Inventiamo qualcosa di nuovo. Ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio, fatemi sapere qui nei commenti anche voi che cosa ne pensate, qual è la vostra opinione, naturalmente in maniera distesa, in maniera serena, perché ovviamente è bello anche confrontarsi su queste cose qua, sebbene magari non abbiamo le competenze in merito, ma comunque un'opinione è giusto farsela, e spero che questo video vi sia servito anche magari per avere un punto di vista diverso. Io avevo un punto di vista, mi sono informato, ci ho ragionato, ho cambiato il mio punto di vista. Il bello è cambiare, non siamo dei fossili, quindi il fatto di cambiare idea è segno che siamo ancora vivi. Bene, io vi invito naturalmente a lasciare un like, iscrivervi al canale e cliccare sulla campanellina, sosterrete la mia attività, sosterrete in questa maniera il mio canale in maniera del tutto gratuita, e visto che ci siete fate un salto anche sul mio sito www.robirocks.it, trovate i link a tutti i corsi che io faccio, ai preset, i profili di impulse response che realizzo. Detto questo, vi saluto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!